Ragazzi, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Ho pubblicato qualche tempo fa un piccolo shorts sia qui su YouTube che sul mio profilo Instagram riguardante la mia brutta esperienza dell'aggressione che ho subito qualche tempo fa a Firenze. Questo piccolo shorts sia su Instagram che qua su YouTube è andato benissimo. Questo piccolo video sia su Instagram che su YouTube è stato visto tantissime volte con migliaia e migliaia di visualizzazioni e mi sono arrivati veramente centinaia di messaggi da ragazzi normali, da maestri. Se avete visto questo piccolo video saprete che sono stato aggredito e ho scelto di non reagire. Parliamo di difesa personale. Sono stato aggredito a Firenze. Il soggetto era totalmente alterato e fuori controllo. Ma anche se ho anni di esperienza sul tatami, ho anni di esperienza in combattimento e anche di combattimento a contatto, ho scelto di evitare lo scontro. Consapevole che lì in strada non ci sarebbero state regole. A distanza infatti avevo già notato che c'erano altri 2 o 3 compagni di questo ragazzo e sicuramente sarebbero intervenuti se lui avesse avuto la peggio. Inoltre, nonostante fossi in una strada trafficata, sicuramente nessuno mi avrebbe dato una mano. In quel momento lì in strada bisogna capire che praticamente tutto quello che ci circonda è contro di noi. Il solo fatto di pensare e di provare a combattere in quel momento per provare a me stesso che sono forte o che la mia arte marziale mi potrebbe proteggere, sicuramente in quel caso sarebbe stata una delle scelte più deficienti della mia intera vita. Alla fine, con molta calma, ho visto che c'erano tutti i presupposti per allontanarsi da questa situazione e, come si dice nelle arti marziali giapponesi, non c'è miglior vittoria in un combattimento di quello evitato. E ora ditemi la vostra: vi sareste trasformati in McGregor e avreste cominciato a combattere oppure avreste evitato il combattimento? Fatemelo sapere. Ma oggi voglio raccontarvi che cosa è successo, ma soprattutto voglio parlare di una cosa. Ho ricevuto veramente tantissimi, centinaia di messaggi fra Instagram e qui sul canale YouTube, dove tante persone mi dicevano che avevo fatto bene a non reagire. Ma ci sono state in verità pochissimi messaggi, però ci sono stati di persone che non solo dicevano che loro avrebbero reagito e avrebbero sbaragliato tutti gli aggressori, ma addirittura qualcuno che mi chiede che senso ha praticare un'arte marziale, un'arte da combattimento, se poi quando arriva quel momento, il momento di doversi difendere, non si combatte, si gira la schiena e ce ne andiamo. Bene, oggi io qui voglio parlare prima di tutto che cosa è accaduto nei dettagli, perché è una cosa che nel video corto che ho fatto, chiaramente per ragione di tempo, gli shorts sono piccoli, non potevo raccontare, e poi vi voglio spiegare la visione del perché è stato una buonissima idea quella di scegliere di non combattere. Prima di iniziare con il video vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, condividete i miei video, ma soprattutto scrivete e lasciatemi un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Questo è quello che vi chiedo di fare per permettermi di portare avanti questo progetto, di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Ma adesso iniziamo con il video. 65.000 denunce, la metà sono rapine. Siamo a Firenze, la seconda città meno sicura d'Italia. Anche qui si sono moltiplicate le zone rosse. Obiettivo: favorire controlli a tappeto. Bene, che cosa è successo? È successo, io abito qua vicino a Firenze e come leggete dai giornali Firenze è diventata una città abbastanza problematica. In particolare la zona dove è avvenuto questo episodio è una zona particolarmente problematica, che è finita sui quotidiani anche poche settimane fa ripetutamente per degli accoltellamenti che ci sono stati. La via in questione è via di Novoli, la via dove lavora appunto la mia ragazza. Quel giorno avevo deciso di andare a prendere io la mia ragazza per riportarla a casa dopo l'orario di lavoro. Ero arrivato un po' prima, quindi ho deciso di fare un salto ad un negozio lì vicino per prendere alcune cose. Stavo sul marciapiede, ero appena uscito da questo negozio, quando a un certo punto vedo un ragazzo davanti a un bar che stava buttando per aria praticamente tutto quello che c'era davanti al bar. A un certo punto dal tavolo prende non ho visto bene quello che era, una bottiglia, un posacenere, qualcosa comunque che era di vetro, e lo lancia dall'altra parte della strada. Io mi sono ritrovato con questo ragazzo girando l'angolo praticamente faccia a faccia, proprio mentre questo ragazzo stava lanciando questa cosa dall'altra parte della strada. Pensando che stesse litigando con qualcuno dall'altra parte, mi sono voltato per guardare a chi avesse lanciato questo oggetto, ma mi sono accorto che dall'altra parte della strada non c'era nessuno che aveva ingaggiato, ma
ma c'erano delle persone normali, essendoci anche un supermercato grande, c'erano delle persone normali che stavano camminando lungo il marciapiede, e a quel punto ho pensato che l'oggetto che aveva lanciato poteva seriamente colpire qualcuno. Mi è venuto istintivo dirgli: ma che stai facendo? Ecco, è bastata questa frase rivolta a lui per scatenare subito l'aggressione. Infatti il ragazzo, che eravamo già a portata di combattimento, quindi non avevo la distanza per gestire, mi ha immediatamente afferrato per la maglia e ha iniziato a cercare di colpirmi. Vi dico che il ragazzo in questione sarà stato un ragazzo di appena 18-20 anni, quindi giovane, molto giovane. Fra l'altro non era nemmeno alto e tra l'altro non era nemmeno pesante, aveva una corporatura molto magra, insomma non era in grado di combattere, ragazzi, parliamoci chiaro. A quel punto mi ha afferrato e ha iniziato a cercare di colpirmi. Io mi sono subito accorto che pochi metri più là, appoggiati ad un muretto, c'erano altri 3 ragazzi che però non sapevo se erano con lui, ma erano della stessa nazionalità ed erano vestiti più o meno allo stesso modo. Comunque questo ragazzo ha iniziato a cercare di colpirmi, ma era totalmente scordinato, era talmente prevedibile che non avrebbe mai potuto colpirmi, forse nemmeno se stavo fermo. Ho deviato e ho schivato questi pochi colpi che lui ha cercato di fare, mi sono liberato dalla sua presa alla maglia e l'ho spinto via. È andato qualche passo indietro e ha cercato poi di venire avanti, però a quel punto avevo la distanza da poter gestire, quindi mi sono messo in una posizione, diciamo, come per dire: ok, se vieni purtroppo mi costringi. Lui si è fermato e cosa ha fatto? Mi ha prima sputato, e questa è una cosa, ragazzi, mi ha dato veramente, ma veramente fastidio. Quindi mi ha sputato, nel frattempo è uscito il barista del locale. Pensavo che uscendo il barista, tra l'altro un ragazzone veramente alto e di corporatura grossa, pensavo che intervenisse. In realtà il barista è rimasto fermo sulla porta, impietrito, a guardare quello che succedeva tra i tavoli del suo bar. Questo ragazzo ha cominciato a prendere le cose che trovava in giro, bottiglie di plastica, le bottiglie di vetro, le bottiglie di birra che erano lì sul tavolo, e ha iniziato a lanciarmele. Non mi ha preso. A questo punto i 3 ragazzi che avevo visto da lontano si sono avvicinati e gli appoggiavano le mani sulla spalla come per dire: lasciamo perdere, andiamo via, lasciamo perdere, andiamo via. A quel punto, visto che c'era ormai talmente distanza, il combattimento poteva essere tranquillamente evitato, ma non volevo voltarmi e andare via per paura che questi 4 poi mi seguissero e naturalmente poi mi potevano prendere di sorpresa da qualche altra parte. Quindi sono rimasto fermo lì. I ragazzi sono arretrati e alla fine se ne sono andati, hanno girato l'angolo, e a quel punto ho parlato col barista. Nel frattempo erano uscite fuori anche altre persone che hanno dei negozi lì vicino, tra cui una parrucchiera, e dove parlando mi hanno detto che la situazione lì è veramente esasperata. La parrucchiera ha detto che lei lavora tutti i giorni chiusa a chiave nel negozio perché ripetutamente succedono queste cose. Bene, la faccenda si è conclusa in questo modo qua. Adesso veniamo alla parte più interessante, cioè i commenti che ho ricevuto. Tantissimi commenti di tantissimi maestri, che ringrazio veramente col cuore, mi hanno scritto la loro approvazione per il gesto da me compiuto, ovvero inquadrare la situazione, cercare di gestire, non ingaggiare ed uscire da questa situazione senza aver combattuto e quindi assolutamente senza danni. Come ho detto nel video, una delle migliori strategie per un marzialista è quella di evitare lo scontro. Però qualcuno mi ha chiesto, come ho detto pochissimi, ma in realtà qualcuno c'è stato, qualcuno mi ha chiesto che senso ha combattere, che senso ha allenarsi a combattere se poi in un momento di necessità in quel modo uno si tira indietro. Beh, in questa domanda voglio dire che c'è già la risposta, ed è la parola necessità. In quel momento lì non c'era la necessità di combattere. Aggirarsi per le strade e rispondere con violenza combattendo ad ogni provocazione o ad ogni situazione strana che vediamo, questo non è una cosa produttiva da fare. Prima di tutto non abbiamo il costume da Batman. Seconda cosa, nessuno ci pagherà per questo servizio che faremo. Terzo, sarà solo questione di tempo prima che noi troveremo una situazione veramente sbagliata dove rischieremo veramente la nostra pelle. Quindi perché allenarsi se poi non si può combattere in momento di necessità? Come ho detto, la risposta è proprio nella parola necessità. Se ci fosse stata veramente la necessità di difendersi
per la vita o per la morte o per tornare a casa, sicuramente questo ragazzo non avrebbe avuto possibilità. Ma non c'era la necessità. La necessità la dovevo creare io, semplicemente dicendo: ok, questo ragazzino 18-20 anni, pesa 60 kg, non sa combattere, è totalmente alterato e ubriaco, barcolla, per me è un'occasione buona, lo picchio, lo colpisco, lui va giù e posso far vedere quanto sono forte. Beh, non avrebbe fatto altro che farmi rischiare che da un solo aggressore ne sarebbero poi intervenuti altri 3, i suoi amici, che magari potevano essere anche armati. Potevo avere sicuramente la peggio, e in nome di che cosa? Di niente. Non stavo per essere rapinato, quindi non stavo rischiando i miei oggetti. Non ero stato aggredito con le spalle al muro, perché ero davanti a un bar in una strada pubblica veramente spaziosa, potevo allontanarmi in qualsiasi momento. Non era stato aggredito nessuno che era con me, che aveva bisogno magari di aiuto. Non era stato aggredito e picchiato nessuno che era in impellente necessità di essere difesa. Lì la situazione era solo tra me e nemmeno lui, tra me e me stesso, cioè di vincere la mia voglia di prevalere, di far vedere che la mia arte marziale è tosta, che io posso picchiare, che io potevo colpire questo ragazzo e metterlo giù e poi magari vantarmi con quelli del bar. Non avrebbe avuto nessun senso, sarebbe servito solo potenzialmente a mettermi ancora di più nei guai, sia perché, come ho detto, c'erano altre 3 persone pronte a intervenire, sia magari con la legge dopo, perché comunque non c'era nessuna necessità. Sì, ero stato preso per la maglia, ero stato aggredito, aveva cercato di colpirmi, non c'era riuscito perché non era in grado di fare questa cosa qua. La domanda è più complessa invece, ed è: perché queste persone giornalmente sono ancora su quella strada? Perché, come mi ha confermato il barista, come mi ha confermato anche le altre ragazze che hanno il negozio di estetista, di parrucchiera lì più avanti, tutti i giorni quella è una zona problematica, e il problema è: dove sono le istituzioni, dove è la polizia, dove sono le restrizioni per far sì che queste persone, una volta che abbiano combinato qualche cosa, vengano poi messe in condizioni di non farlo. Sicuramente non sta a me e non sta nemmeno a nessun altro, come ho detto, indossare il costume da Batman e cercare di difendere e proteggere la città, perché è una cosa sicuramente che andrebbe ad essere la propria rovina. Come ho detto, nessuno ci pagherebbe per questo servizio e sarebbe solo questione di tempo prima che leggano sul giornale che un tizio vestito da Batman in realtà è finito all'ospedale. Quindi ragazzi, questo è quello che è successo. Se qualcuno che pratica arti marziali crede che ogni diverbio, che ogni possibile litigio possa diventare il motivo scatenante per cui io posso usare la mia arte marziale per difendermi, beh, vi dico attraverso questo video che dovreste prendere la vostra divisa, appenderla allo spogliatoio e non presentarvi mai più a lezione, perché è una delle concezioni più sbagliate che potete avere. L'abilità di un vero praticante di arti marziali è quella di analizzare, di verificare, di prendere atto di tutto quello che lo circonda in quel momento del pericolo e soppesare quali possano essere le strategie migliori se c'è la possibilità di non combattere, ma quali possono essere le strategie migliori se invece il combattimento è inevitabile. In questo caso qui il combattimento era non solo evitabile, ma era pressoché inutile. Scegliere di combattere sarebbe servito solo potenzialmente a farmi mettere in una posizione ancora più critica, sia per il combattimento contro più persone che poi potevano essere anche armate, sia, come ho detto, anche dal punto di vista legale per il dopo, e non c'era necessità. Inoltre, come ho detto anche nel video piccolo, la strada lì è trafficata, a Firenze c'è un sacco di persone, ma sono consapevole che nessuno sarebbe intervenuto. La prova è anche il proprietario del bar, che è sicuramente esasperato da continue vessazioni e situazioni brutte davanti il suo marciapiede, naturalmente deve presentarsi tutte le mattine a lavorare lì, chiaramente non vuole problemi e quindi semplicemente si è affacciato ed è rimasto a guardare la situazione sperando in cuor suo che si risolvesse il prima possibile. Quindi voglio ringraziare ancora una volta tutti quelli che mi hanno scritto nei commenti, che hanno approvato quello che io ho scelto di fare. Naturalmente, una volta che è finita la situazione, non è che io ero tranquillo, ero molto arrabbiato, ero molto agitato, ero molto nervoso e mi sono chiesto:
perché non avessi reagito, ma il buon senso, diciamo, marziale, la mia disciplina mi ha fatto capire che quella era stata la scelta giusta, la mia analisi era stata giusta, nonostante fossi sotto stress e molto arrabbiato in quel momento. Quindi ragazzi, questo è quello che è successo. Non sta alle persone normali sostituirsi alla legge per intervenire. Naturalmente un combattente di arti marziali sa benissimo che in caso non possa proprio avere scelta, beh, a quel punto, che poi vinca o perda lo scontro, un praticante di arti marziali che viene messo alla prova sicuramente è un avversario molto scomodo per qualsiasi balordo, perché comunque anche nel suo piccolo sicuramente qualcosa riuscirà a fare. Beh, vi lascio con questo pensiero, vedendo un'intervista di Alessio Sacara di qualche tempo fa, dove racconta della sua rapina subita quando si trovava in America. Beh, pensate un po', Alessio Sacara non solo ha dato loro tutti i soldi che aveva, ma visto che lo avevano aggredito e cercato di rapinare direttamente nella sua casa, ha mostrato loro anche dove aveva alcuni soldi diciamo nascosti, proprio per non scendere a livello del combattimento, perché poteva diventare veramente pericoloso. Alessio Sacara, uno dei più grandi combattenti che abbiamo avuto in Italia. Quindi ragazzi, per la strada occhi aperti, ricordate che giocare a fare il supereroe nella vita normale potrebbe finire molto male, e credetemi, se accade questo non ci sarà nessun onore, nessuna vittoria, ci avrete sempre e comunque rimesso voi. Beh ragazzi, il video finisce qua, noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, come ho detto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un messaggio, fatemi sapere che cosa ne pensate adesso che avete il racconto più chiaro e sapete tutto quello che è successo, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!